Ciao a tutti e ben ritrovati ai video di PhotoArt. Questo video è dedicato agli incontentabili, quelli che dicono non mi basti mai. Che cosa? La lunghezza focale, un 200, un 300, non sono mai troppi. È vero, per questo motivo hanno inventato gli extender o moltiplicatori di focale. Questo è l'1.4 converter TC di casa Canon, questo qua è il Kenko Pro, invece un 2x, prodotto da terze parti, per l'appunto dalla Kenko. Cosa ce ne facciamo? Bella domanda, rispondiamo fra poco. Vi ho portato un po' di obiettivi: 135 mm f2, 70-200 f4, 70-200 2.8, 300 f4 stabilizzato, e poi parliamo di questo. Allora, Canon vi dà una cartella di compatibilità, perché non tutti gli extender possono essere utilizzati sugli obiettivi Canon, in quanto, come avrete visto nel dettaglio degli inserti video, la lente di moltiplicazione in questo caso sporge parecchio. Vuol dire che quando vado ad innestarla nel retro dell'obiettivo devo necessariamente avere il buco dove questa possa andare ad innestarsi, altrimenti non è compatibile e non può funzionare. Dal 135 mm in su questa compatibilità è garantita quasi con tutti gli obiettivi. Allora, giusto per capire, ma come funzionano? Primo consiglio: se dovete moltiplicare qualcosa, usate una reflex con sensore ridotto, perché comunque vi garantisce una moltiplicazione, grazie appunto al fattore di moltiplicazione, migliore di quella che è una lente aggiuntiva, come in questo caso un aggiuntivo ottico. Tanto il costo più o meno è lì, anzi in certi casi potrebbe essere quasi conveniente. Se scegliete un converter, tenetevi su un valore basso, ne esistono da 1.4, 1.7, 2, persino 3x, esagerato mi verrebbe da dire, ma lo abbiamo detto all'inizio, c'è chi non si accontenta mai, chi vuole sempre di più. È vero, chi fa birdwatching oppure va a fotografare degli animali o fa una sorta di digiscopie con le reflex invece che col digiscopio, è chiaro che vuole avere sempre di più. Però a noi fotografi, a noi appassionati di fotografia, interessa anche una certa qualità, e allora meglio un 1.4, meglio una reflex a sensore ridotto, e casomai mettiamo insieme il tutto. Come funziona sul 135 mm? Egregiamente, funziona molto bene. Guardate che sono stati fatti dei passi avanti da gigante, faticate a vedere che c'è un converter, o per meglio dire dovete per forza andare a vedere una foto con il 135 mm in purezza e confrontarla, perché sono ottiche così belle e fatte così bene che si capisce che il collo di bottiglia sta nel sensore della macchina fotografica, che potrebbe essere spremuto ancora un po' di più piuttosto che nell'ottica. Un'altra cosa che ci hanno insegnato è mai moltiplicare uno zoom. Sì, è vero, mai moltiplicarlo, perché comunque uno zoom ha una qualità inferiore a quella che può essere una lente fissa, però fatelo, perché questi sono ottimi zoom, e devo dire che la qualità, il decadimento di qualità lo si percepisce ai bordi, ma non certo al centro, dove questi sono degli aggiuntivi straordinari, sono veramente fatti bene, bisogna rendere merito. In casa Nikkor l'1.7 anche è strepitoso, ma l'1.4 vi garantisce già di tutto e di più, mantenendo quella luminosità che non guasta mai, e anche un fattore di moltiplicazione che comunque è già buono di per sé, un 1.4. Come funziona su questo obiettivo? Molto bene. Ricordatevi sempre che deve esserci questo click, altrimenti si innesta ma i contatti non scattano. Inoltre, va detto anche per il Kenko, cioè per le terze parti, vengono mantenuti tutti i comandi elettrici, tutti i valori di scatto, quindi questo senz'altro è un vantaggio per chi poi deve catalogare le foto e deve tenerne conto. Benissimo sul 70-200 f4, certo perdiamo questo stop e può essere talvolta un po' scuretto, allora ecco perché abbiamo a disposizione il 2.8. Sul 2.8 più che sul 4 vi dicevo che c'è una compatibilità validissima per quello che è il centro dell'obiettivo. Si vede soltanto nei valori periferici una certa morbidezza, non voglio dire cattivo dettaglio oppure diciamo
degli aspetti negativi, una certa morbidezza, però oggi come oggi, se proprio avessimo bisogno di riportare un dettaglio e una nitidezza, con una bella maschera vettoriale riusciamo a lavorare soltanto in quelle aree e quindi a pareggiare un pochettino il conto. Tra l'altro anche montato sul cavalletto con 1.4 converter sta molto bene ed è veramente un ottimo risultato. Dove invece lavora in maniera egregia, e io vi sfiderei a riconoscere se c'è o meno il converter, è sul 300 mm. Questa ottica, che è un f4, e a volte vengono snobbate perché comunque è chiaro, esiste il 2.8 che è un po' il sogno di tutti i fotografi. Vi ho spiegato altre volte come il 2.8 che ho avuto in tempi diversi, sia per quel che riguarda la FS Nikkor che il Canon, sono ottiche validissime, bellissime e anche, bisogna ammetterlo in tutta onestà, anche migliori qualitativamente rispetto a queste, ma non solo pesano di più, hanno un costo che spesso non va a giustificare l'esborso. Questo 300 mm f4, così come il 400, 5 e 6, vi garantisco che sono ottiche straordinarie, ma mentre su questa il converter, oltre a mantenere oltretutto la stabilizzazione, lavora senza farsi vedere, sul 400 mm invece abbiamo dei problemi di compatibilità legato al fatto che è un 5 e 6 e che diventa quasi un 8 col converter, quindi lo sconsiglio caldamente. Certamente andare a moltiplicare un 400 significa andare poi alla fine dei conti ad avere un 600 rotti, su un sensore tra l'altro ridotto diventa un 800. Però siccome non è mai abbastanza e tutti quanti prima o poi ci mettiamo a guardare la luna, a fotografare il picco e lo vogliamo come se fosse davanti ai nostri occhi, ecco perché un converter che pesa poco nella borsa, impegna poco, a volte è quello che vi permette di portare a casa uno scoiattolo, un capriolo oppure anche un camoscio che solitamente non ci stanno proprio a due passi. Devo dire la verità, la qualità di un converter proprietario, che se ne dica, è nettamente, almeno a mio avviso, superiore ad un pur ottimo Kenko che diciamo si spartisce un po' il mercato insieme ai marchi proprietari. In altre parole, un 1.4, 1.7 Nikkor o Canon sono qualitativamente, cioè otticamente, superiori, anche in quanto a costruzione e solidità meccanica. Lo so, sarà perché l'occhio vuole la sua parte e una volta montato sull'obiettivo abbiamo anche una continuità visiva, una continuità di materiali, di touch, di tocco e di feeling con i nostri obiettivi, però è vero che un minimo di tolleranza in più su questo c'è. E poi, per carità, è anche vero che le lenti sono costruite dallo stesso gruppo, in questo caso qui c'è un altro produttore, quindi il vetro è fatto di frequenze come tutti i nostri corpuscoli in movimento, e anche questo vuol dire, quindi se potete, pur pagandolo nettamente di più, ma per un'esigenza strettamente di qualità, comprate un sensore, un converter proprietario. Però qua c'è un vantaggio, perché dobbiamo avere purtroppo almeno un converter di terze parti, perché un obiettivo come questo, per esempio l'85 mm di casa Canon, l'1.2, come vedete e come molti altri obiettivi, ha la lente frontale, la lente posteriore proprio a filo della baionetta. Questo significa che è incompatibile assolutamente con questo. Non possiamo certamente andarlo a collocare. Ecco perché, per quanto diciamo superfluo possa essere andare a moltiplicare un 85 1.2, fermo restando che diventa un 135 1.4 1.6 e quindi vale lo stesso la pena, serve un aggiuntivo di terze parti che allora non ha problemi di compatibilità e può essere agganciato e montato. La stessa cosa vale per lo Zeiss 100 mm macro che vi ho mostrato prima. In quel caso la lente è così buona che sopperisce anche ad una certa caduta di qualità del converter. Sono rimasto impressionato quando l'ho montata la prima volta, perché ho detto: qui abbiamo un obiettivo di primissima qualità, vado a sporcarlo con una lente, insomma, con un aggiuntivo Kenko.
in realtà è così buono, è come dire un vino così buono, quello dello Zeiss, che anche se lo tagliamo con un vino di media qualità resta pure un'ottima bevuta. La stessa cosa avviene con delle lenti prime così importanti, che siano Canon, che siano Nikon, che siano Zeiss. Il mondo dei teleconverter è un mondo che è interessante per il fatto che quando dobbiamo viaggiare leggeri in uno spazio così, con un peso così ridotto, posso portarmi dietro un 400 mm volendo, senza dover portare il peso di un teleobiettivo come quello. Quindi vale la pena fare una riflessione. Io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi do l'appuntamento ai prossimi video di PhotoArt. Ciao!